Oggi abbiamo un rugged phone un po' diverso dal solito perché è veramente uno dei rugged phone più completi che abbia recensito sul mio canale. Udite udite cosa è capace di fare questo Ulefone 29 Ultra, a partire dalla possibilità di essere utilizzato come telecomando infrarossi. Grazie agli infrarossi presenti nella parte frontale può essere utilizzato per spegnere televisori, accendere climatizzatori. Ho già impostato il mio televisore, andiamo a vedere se si accende. Guardate, si è acceso il televisore, per cui, come vi ho detto, potete impostare tantissime tipologie di dispositivo che basterà schiacciare più, aggiungere telecomando e governare tutti i dispositivi che avete nella vostra abitazione. Night Vision potentissimo da 64 megapixel per fare bellissime foto di notte e anche video, e anche questi dopo li andremo a analizzare, per cui mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se alla fine del video vi sarete innamorati di questo Ulefone Armor 29 Ultra vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare come sempre nel primo commento e nella descrizione di questo video. Altra caratteristica importantissima è il mega LED a campeggio da 1000 lumen, non c'è paragone rispetto ai LED normali degli smartphone e ora vi farò vedere la differenza di potenza rispetto a un normale rugged phone. Vado a spegnere le luci, questo è come si vede con un normale rugged phone e questa è invece la superpotenza del mega LED a campeggio. Guardate che spettacolo! Sembra più potente dei miei softbox che uso a registrare, beccatevi anche dalla telecamera, come luce da campeggio per me è approvata. Per quanto riguarda il sistema operativo abbiamo il nuovissimo Android 15. Per quanto riguarda lo sblocco abbiamo sia il sensore di impronta digitale ma anche lo sblocco facciale, per cui devo dire che per quanto riguarda la sicurezza hanno fatto veramente un ottimo lavoro. È dotato di 16 GB di RAM DDR5 più 16 GB virtuali e per quanto riguarda lo spazio di archiviazione abbiamo 1 TB di base che è veramente tantissimo, espandibile ulteriormente con la nano SIM fino a 2 TB. Per quanto riguarda il cuore pulsante di questo rugged phone abbiamo il potentissimo octa-core 5G Dimensity 9300 Plus. Devo dire che ho testato questo processore su tantissimi giochi ed è andato veramente oltre le aspettative, non ho mai avuto lag né rallentamenti e anche nei giochi più difficili da caricare ha sempre avuto delle prestazioni ottimali. Da top anche il display con un AMOLED da 6,67 pollici con ben 120 di refresh rate e vi posso garantire che se videogiocate a livello competitivo il refresh rate da 120 Hz vi farà sicuramente la differenza. Chiudendo il discorso display abbiamo un picco di ben 2200 nits 1080x2400 di risoluzione. Invece il display secondario è da 1,04 pollici sempre AMOLED a 60 Hz. Un grandangolare da ben 50 megapixel che vi permette di fare scatti ad altissima definizione, come anche la telecamera principale posteriore sempre da 50 megapixel. Ma le sorprese non sono finite perché anche la selfie camera è dotata di una fotocamera da 50 megapixel. È dotato di una batteria a litio non removibile da ben 21.200 mAh, netto miglioramento rispetto al 28 Ultra e vi permette di poterlo utilizzare senza ricarica per ben 7 giorni consecutivi. Per cui se siete amanti del campeggio o delle escursioni come me, visto che siamo completamente in mezzo alla natura, non avrete paura di avere ansia della ricarica e soprattutto è anche compatibile con la ricarica inversa, potrete utilizzarlo per caricare altri cellulari magari un po' meno performanti rispetto a questo 29 Ultra. E beccatevi il ricaricatore dato in dotazione, un bestione da 120 watt e una ricarica da 0 a 21 mAh in soli 60 minuti. Per cui veramente tanta roba e ho apprezzato tantissimo la dotazione base perché oltre il caricabatterie da 120 watt troverete il cavo USB tipo C, tra l'altro di un bel colore giallo acceso che fa proprio effetto rugged, un laccio comodo se lo utilizzerete magari da lavoro o in escursione, così da tenerlo al sicuro allacciato al vostro polso, il manuale di installazione
funzione è anche la chiavetta per la nano SIM e ultimo ma non per importanza il vetro temperato sempre griffato Ulefone che dà ancora più resistenza al vetro dotato della terza serie di Gorilla Glass. E concludo questa breve introduzione iniziale parlandovi anche del secondo display perché bene sì è dotato di un display secondario che potete personalizzare sia come quadrante ma anche come funzioni. Guardate quanto è bello e soprattutto elegante, inoltre ci sono tantissime funzioni come la bussola, il calendario, potete anche attivare la fotocamera, vi basterà schiacciare doppio clic, si attiverà in maniera istantanea e potete utilizzare il quadrante per capire se sarete al 100% all'interno dell'inquadratura. Potete anche guardare il livello della batteria, guardate anche qua che bel verde aggressivo, siamo al 77% e potete anche leggere tutte le notifiche senza dover riattivare lo schermo principale. E beccatevi questa chicca, potete anche cambiare il layout del quadrante posteriore, ci sono tantissimi temi, uno più bello dell'altro, adesso lo proviamo a cambiare, mi piace questo qui, vi basterà rischiacciare e il layout è stato modificato. Per quanto riguarda le dimensioni, ovviamente questo è un rugged phone di grandissime dimensioni, soprattutto causate dalla batteria, ma ovviamente per chi cerca un cellulare dotato di una super batteria e che faccia anche da funzione powerbank, sicuramente non è un problema questo tipo di caratteristica. Per quanto riguarda il lato sinistro troviamo i due tastini, il regolatore del volume più e meno, il tasto d'accensione che ha anche i sensori di impronta digitale e questo utilissimo tasto che serve per attivare e disattivare la fotocamera, utile ad esempio se lo utilizzate per fare degli scatti in immersione. Guardate che bella pozza che ho trovato in questo fiume, è abbastanza profonda per cui adesso andremo a immergere il nostro rugged phone, farò sia delle foto che dei video sott'acqua e dopo vi mostrerò il risultato finale. E per fare le foto utilizzerò questo tastino laterale. E ora ho fatto partire un video, l'ho appoggiato sul fondale. E per quanto riguarda la resistenza, dopo circa 20 minuti di test il cellulare ha funzionato perfettamente. Perché bene sì, questo cellulare è super resistente, impermeabile e ha superato i 3 test di resistenza IP68, IP69K e anche il MIL STD 810H. E si vede già dalle caratteristiche abbastanza aggressive, guardate il layout che piace veramente tanto a chi è amante dei rugged phone e soprattutto è contornato da gommini protettivi che ne aumentano ulteriormente la resistenza all'acqua. È anche presente lo slot per l'endoscopio, accessorio che potete sempre acquistare all'interno dello store di Ulefone. Dall'altro lato troviamo lo slot per le nano SIM, tra l'altro è il triplo slot, potete inserire in contemporanea 2 nano SIM e anche espandere la memoria. E sotto allo slot del nano SIM troviamo anche questo utilissimo e comodissimo tasto personalizzabile a tripla funzione, un clic, doppio clic e tenuta prolungata. E per concludere nella parte interiore troviamo ben protetto da questo gommino protettivo il jack 3.5 per le cuffie e anche i sensori infrarossi. E siamo arrivati al prezzo e alle mie considerazioni finali. Questo bellissimo e potentissimo Ulefone Armor 29 Ultra verrà lanciato sul mercato intorno ai 900 euro. Se ci saranno eventuali codici sconto ve li lascerò sempre insieme al link per acquistarlo nel primo commento e nella descrizione di questo video. Per chi cerca un cellulare che faccia praticamente tutto, abbia il Night Vision, gli infrarossi per utilizzarlo per accendere e spegnere dispositivi, connessione 5G e soprattutto un super comparto fotografico, sicuramente questo Ulefone Armor 29 Ultra potrebbe essere la scelta giusta per le vostre necessità. Detto questo, se avete domande su questo cellulare non esitate a scrivere nei commenti. Da questo bellissimo panorama vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!